Ciao a tutti, oggi andremo a provare questa Mology Action Camera che passiamo a lei, direttamente a lei, perché lei registra sì in 2K ma in un 2K un pochino fittizio, perché la qualità non è un granché. Diciamo che è un action camera che vuole un pochino imitare Insta360, ma la imita come action camera perché può essere utilizzata anche come action camera di sorveglianza. Questa qui è sicuramente una grandissima novità, e come fa a funzionare come action camera di sorveglianza ve lo faccio vedere adesso nella recensione completa. Arriviamo a casa perché siamo passati da Cavalese al lago di Revine, dove l'ho utilizzata per bene. Diciamo qualità un po' così così, ve la spoilerò già, ma ha delle funzionalità interessanti, insomma. Andiamo a casa, la riappoggiamo qui al petto. Diciamo che questa qui è una funzionalità ormai diciamo standard ed è molto comoda come cosa. Andiamo direttamente all'unboxing e appena vedrete la basetta capirete subito. Eccola qua, la basetta. Va inserita qui la telecamera e andiamo con ordine e partiamo con l'unboxing, perché all'interno c'è tutto l'occorrente per poterla sfruttare, perché abbiamo anche la micro SD da 32 GB, la clip magnetica da collo, la clip adesiva con anche una parte magnetica per apporre la telecamera ovunque e il cavo Type-C di ricarica. E questa basetta qua trasforma proprio la telecamera come una vera e propria telecamera di sorveglianza. Poi dopo vi faccio vedere con l'applicazione tutto quanto. Guardate l'estetica, ricordano un po' gli occhi di un gufo, ma non sono due sensori ma solamente uno, perché abbiamo il sensore principale e questo qui è il sensore di infrarossi per la telecamera di sorveglianza. Tutta la costruzione è buona, l'ho trovata abbastanza resistente, l'ho proprio anche maltrattata in mezzo alla neve, non ho mai avuto alcun problema. È in plastica, ma è praticamente in plastica gommata, dai, diciamo piacevole da tenere in mano, e non è neanche particolarmente ingombrante come potrebbe essere a prima vista. È un peso di soli 85 kg. 85 grammi, è leggera. Superiormente c'è il tasto multifunzione e a fianco speaker e microfono. Sul retro troviamo questa parte magnetica estraibile che può risultare non comodissima quando posizionata su qualche oggetto metallico, perché si rimuove molto facilmente. Guardate, anche vi faccio vedere un piccolo esempio. Sotto c'è anche un ulteriore sportellino con il vano micro SD, devo dire vano molto stretto, e vi consiglio di aiutarvi con la graffetta in dotazione, graffettina che serve poi per resettare la telecamera. Una volta inserita la memory card potrete già effettuare le prime registrazioni action, perché poi le impostazioni presenti sono minime e potrete regolare solamente la risoluzione tramite app. Applicazione che si scarica tramite App Store, Play Store, dipende sempre dal vostro telefono, e l'applicazione si chiama Mology, proprio come l'Action Cam. Il pairing iniziale è molto semplice, seguite tutte le istruzioni a schermo e inserite la password del proprio wifi di casa. Tranquilli, funziona anche con la banda 5 GHz. E automaticamente quando inserite la telecamera nella propria basetta, ovviamente la basetta deve avere la corrente, inizierà a svolgere il proprio lavoro e in base alle impostazioni settate riceverete le notifiche in caso di movimenti e avrete un vero e proprio storico da controllare anche in un secondo momento. Si può abilitare l'intelligenza artificiale per avviare registrazioni solo durante il passaggio di umani o animali, e ovviamente si possono scaricare tutti i contenuti sullo smartphone, aggiornare il firmware, scattare fotografie, timelapse. Questi ultimi due si possono effettuare solamente se avete la camera collegata all'app, perché da qui con il tasto multifunzione andrete ad accendere, avviare registrazione, stoppare registrazione e spegnerla. Questo è quello che si può fare senza applicazione. Insomma dai, vi parlo un po' come va, perché l'ho sfruttata proprio a pieno e vi posso dire proprio le mie considerazioni, perché è sicuramente una genialata e può essere posizionata ovunque e con tantissime angolazioni differenti grazie allo sportello posteriore, oltre alla clip adesiva magnetica. Purtroppo al momento non ci sono ulteriori accessori, ripeto, al momento, e non può essere fissata su un casco per esempio, ed i classici accessori da Action Cam non ci sono proprio inesistenti. Ora può essere fissata solamente in maniera magnetica e vedremo in futuro. Le registrazioni in 2K hanno un angolo di ripresa ampio di 140 gradi, ma la qualità è buona solo in condizioni di luce.
perché poi il bitrate è da 5 MB al secondo a 25 fps, quindi veramente poco. Per farvi un esempio, le classiche action cam arrivano tranquillamente a 100 MB per secondo. Diciamo poi che la versatilità è il suo punto forte, ma la qualità un po' meno, e bisogna accontentarsi. Le riprese on board comunque sono una vera figata. Comunque molto strano, perché la memory card in dotazione ha prestazioni oltre le aspettative, perché abbiamo circa 100 MB in lettura e 75 in scrittura, veramente elevate per quello che alla fine va a registrare. Nell'uso quotidiano non la definirei al 100% action, perché non è velocissima nell'accensione e dovrete attendere quei 2-3 secondi per avviare la registrazione. Se fate il tutto troppo velocemente registrerà solo un secondo. Fidatevi che ho tantissime registrazioni di un secondo, perché capita di registrare proprio quel momento lì, si accende l'action cam, si vuole subito registrare, se si fa tutto troppo velocemente alla fine non registra nulla, quindi con calma guardate anche il LED di funzionamento. Ho provato anche a collegarla al PC per scaricare le registrazioni, ma la telecamera non viene riconosciuta, almeno io non ci sono riuscito, e ho optato per scaricare i contenuti direttamente con l'applicazione. Per quanto riguarda la durata della batteria, direi che una giornata intera con tantissimi accendi e spegni riesce a farli senza problemi, più o meno registra un'ora tranquillamente. Batteria che può essere ricaricata quando andrete a inserire la telecamera nella basetta, ma vi ricordo che una volta inserita la telecamera nella basetta avvierà le registrazioni, quindi avvia la sorveglianza. Quindi se non volete effettuare nessuna sorveglianza andrete a spegnere la telecamera, oppure ricaricate la camera direttamente con il cavo. Occhio sempre a quello che fate, perché altrimenti vi ritrovate la memory piena di contenuti. Come telecamera di sorveglianza direi che non ho molto da aggiungere, perché funziona egregiamente, ruota sull'asse orizzontale di 360 gradi e tramite applicazione può essere comandata a proprio piacimento, e quando non la volete utilizzare in mobilità è un ottimo monitor per bambini, anziani o animali domestici. Già a prima vista, anche voi sicuramente l'avete pensato, questa qui sembra un pochino l'Insta360 Go 3, però questo qui è un dispositivo 2 in 1, perché lo utilizzate come telecamera di sorveglianza e anche come telecamera per vloggare, assolutamente unica. E se cercate un dispositivo del genere sicuramente fa al caso vostro. Ho cercato di esporre tutte le problematiche riscontrate in questi mesi di utilizzo, seppur lo reputo un ottimo prodotto e soddisfatto di quello che riesce a fare sia in casa che in mobilità. Pensate, avete effettuato le vostre riprese all'esterno, arrivate in casa, la utilizzate come telecamera di sorveglianza e intanto potete scaricare tutti i vostri contenuti della giornata. Diciamo che ha una miriade di possibilità di utilizzo, anche se può essere perfezionata. Il tutto ha un prezzo di partenza di 229 euro e al momento si può acquistare direttamente su Amazon. Vi lascio anche un coupon sconto qui sotto in descrizione, coupon del 20%, valido fino a fine gennaio, e sono sicuro che avrà ulteriori ribassi e spero anche che riceva ulteriori aggiornamenti, perché ha del gran potenziale. Insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la dovete acquistare, per cosa la utilizzate maggiormente, e io rimango sempre qui a disposizione. Nel caso ci fossero ulteriori coupon andrò ad aggiornare l'articolo, lo aggiornerò qui sotto in descrizione, e comunque scrivetemi se volete ulteriori info. Un salutone e alla prossima su YouWinBlog!